Giulio, sei passato dalla quinta di Mahler a Taylor Swift. Cosa è successo nella tua vita? Semplicemente, lo devi dire ai follower, semplicemente ho una figlia adolescente, quindi ecco. ogni tanto hai queste incursioni in territori che non sono esattamente i miei, però piacevoli. Mi diverto. Allora, questo perché questo amplificatore streamer, questo all-in-one con questo display geografico gigantesco, enorme, dove si potrebbe guardare la televisione, le serie TV probabilmente, si vede bene anche la copertina del disco di Taylor Swift. Allora, quindi è un amplificatore particolare, diverso dal solito. Sì. E se ci pensiamo, abbiamo fatto recentemente la prova di un amplificatore all-in-one integrato con il DAC interno, con l'ingresso fono, cioè il Canor Virtus A3. Che però non aveva lo streamer. Non aveva lo streamer, va bene, ma sono due filosofie di prodotto totalmente differenti. Cioè, laddove quello è un prodotto molto orientato verso l'audiofilo, se vogliamo, tradizionale, questo prefigura un tipo di utente che è completamente differente. Molto interessante, subscribe, campanella, www.audio2g.it o .com. A tra poco, ciao! Ciao! Allora, sono preparato. Beh, perché la gamma di prodotti è piuttosto anzi no, parliamo prima del marchio. Parliamo prima del marchio Arkham, che è un marchio che ti ricordi anche tu, che sei estremamente anziano. Assolutamente sì. Ecco. E ricordo anche di averne posseduto uno che andava... La 60. Sì, che andava per la maggiore, insomma, quando ero piccolo. Quello con lo chassis in legno, se non mi ricordo ricordo male, e i tasti in legno, sì, bellissimo, sì. Bellissimo. L'avevo fatto comprare ad un amico e poi dopo me l'ero tenuto per un bel po' di tempo. Quello era un prodotto di quell'epoca molto interessante, che battagliava con il Musical Fidelity A1, con Name, con Onyx. Bel periodo. Sì, era il periodo d'oro dell'hi-fi, i Cyrus piccoli, i Cyrus, tutta quella roba là. Vero è che nel corso del tempo Arkham, che devo dire comunque ha continuato a produrre incessantemente e anche a fare ricerca, a fare innovazione, nel corso del tempo ha un po', se vogliamo, abbandonato quella nicchia proprio dell'audiofilo puro per abbracciare, e quantomeno provarci, un tipo di utenza molto differente. E infatti questa linea prodotti, che si chiama Radia, in qualche maniera prefigura, lo dicevo in apertura, un utente molto diverso. Ma infatti Arkham fa parte del gruppo Harman International, sì, che è padrone di vari marchi, tra cui JBL, tra cui tra poco Bowers & Wilkins, Polk, insomma ce n'è tante, ed è Samsung. Sì, dietro c'è Samsung, quindi c'è un'innovazione. Devo dire poi, tra l'altro, il gruppo Harman e Samsung lasciano che i progettisti lavorino, piuttosto che metterci la bocca in modo forse un po' troppo incisivo. Sì. Voglio dire questa cosa, sì, questo amplificatore, ovviamente, essendo un amplificatore molto moderno, lo si comanda prevalentemente con una app da telefonino o da tablet, e la app, che è specifica per questa linea prodotti Radia, è molto elegante, molto bella, è molto in linea con il design di questo oggetto, e non manca in molte schermate di scrivere gruppo Harman. Quindi, mentre ecco, in precedenza questa cosa era un po' da addetti ai lavori di saperlo, oggi ci tengono a dirlo. Ma però c'è uno splendido telecomando molto ben fatto, anch'esso giocato sulla nero e giallo, che è lo stesso nero e giallo che troviamo nella macchina.
anche in queste... Addirittura lo state vedendo in overlay in questo radiatore che ha queste righine gialle sotto, molto, molto chic. Molto Ma se parliamo di gamma, quindi parliamo di gamma amplificatori SA5, SA15 e SA25, quello più grosso, l'SA25, e non mi ricordo se anche l'SA15 addirittura c'ha l'illuminazione gialla. Sì, cosa sì, che sì. questo non ha, quindi estremamente opulenta. Poi ci sono SA35 e SA45, l'SA35 è sbilanciato, questo è completamente bilanciato, e poi ci sono due streamer ST5 e ST25. L'ST25 è solamente la parte streamers copia e incollata da questo, Ok. quindi è una gamma molto Ci sono ampia. anche sorgenti, se non ricordo male. C'è un CD C'è un forse, CD, c'è un lettore di noi CD. abbiamo provato quello della vecchia serie che era CD, Super Audio CD, Come no, ed era un gran bel prodotto, Sì, sì, gran sì, bel sì. prodotto. Allora, faccio riferimento al sito web della Arcam, segnatamente alla pagina relativa a questo prodotto, Sì. perché mi ha colpito il fatto che la scena è dominata da dei filmati dove si vede un tizio con la barba molto figaccione che arriva nella sua bella casa, si sdraia sul divano e tatac, fa partire un brano su questo amplificatore, piuttosto che una ragazza asiatica che arriva a casa sua, la prima cosa che fa, tac, fa partire la musica su questo amplificatore. Come dire, ti racconta un po' delle storie immaginifiche delle persone alle quali questo prodotto è rivolto, che non sono noi, o insomma l'ascoltatore audiofilo un po' nerd, ma sono un tizio che vuole un oggetto bello, semplice da usare, che faccia complemento d'arredo, insomma è una storia un po' diversa rispetto a quella Una narrazione diversa rispetto a quella di noi anziani nerd, che invece abbiamo bisogno dell'ascolto. molto spacca il capello in quattro e che stiamo lì a ragionare. Però c'è un colossale però, che è un po' contraddittorio, ma figuriamoci, a me ha fatto felice. Questo amplificatore monta a bordo la piattaforma Dirac, implementata in una maniera magistrale. Che cos'è Dirac? Dirac è un software per la creazione di filtri di convoluzione che servono a realizzare la correzione acustica ambientale in ambito digitale. E c'è da dire che in questa versione c'è il Dirac full, perché normalmente il Dirac è non a pagamento e fa solo la gamma bassa, e invece nella versione full è full range, e in questo caso è full compresa nel prezzo. Invece ci sono altre macchine che il Dirac full te lo devi comprare a parte. Esattamente. Il Dirac è una suite di software che deve essere fatta girare su un PC, Mac, Windows, non importa, e il tutto si realizza con l'ausilio di un microfono. Nella scatola di questo apparecchio c'è un microfonino da collegarsi con un lungo cavo USB Che vedete in overlay. Però io rispondo preventivamente a una domanda. Sì. Conviene farla? La risposta è sì, perché noi abbiamo sentito una grande differenza, ma ne parleremo per bene all'ascolto, tra non farla e farla. C'è questa bella finestra qua che si chiama Presets, dove uno può avere la radio, BBC Radio, delle, chiamiamole insomma, internet radio. Lo scherzo è 2 per 180 watt su 8 ohm e circa raddoppio su 4. Il DAC interno è un Hyperstream 4, credo sia l'SS 9039, quello di ultimissima generazione. Non lo sappiamo per certo perché non lo dichiarano, ma secondo me è quello. Tanto poi Magari lo sventramento, anche perché io ho già tolto le 4 viti laterali. Certo, Vedi che già un po' si muove, Va bene. Poi c'è un bel prefono MMMC, sì, una pletora di ingressi, compreso HDMI ARC, e uscite per sub. Molto interessanti perché il Dirac ha la possibilità di gestire i sub come canali
a parte e addirittura 2 sub. Sì. Quindi vuol dire che io posso mettere un sub a destra, un sub a sinistra vicino alle casse o anche relativamente lontano, e il Dirac si occupa di fare la risposta in frequenza, che non è una cosa facile. C'è da dire una cosa però, che gli ingressi analogici vengono comunque convertiti in digitale per il Dirac. Per il Dirac, sì, infatti noi abbiamo fatto la prova, cioè, è chiaro che ci veniva abbastanza facile ragionare sull'ingresso DAC, cioè quello che passava per il DAC, è abbastanza sequenziale immaginare che passa per il modulo di elaborazione del Dirac, però il Dirac funziona anche quando gli si manda un ingresso analogico, un segnale analogico, e questo noi l'abbiamo provato collegando il giradischi o piuttosto i due DAC esterni che abbiamo qua. Uscita per una coppia di casse, Sì, una sola coppia di casse, room compliant, assolutamente. compatibile con qualsiasi cosa, Spotify Connect e Tidal Cobus Connect, Tidal Connect, insomma c'è, esatto, c'è a tutti tutto. i più recenti aggiornamenti nel settore dello streaming. Facilissimo fare la software update perché la fa da solo. Noi abbiamo acceso, abbiamo collegato la rete e lui ha detto: ho un aggiornamento da fare, tra poco torno in linea, e ha fatto tutto da solo. Tutto da sé, assolutamente. Oh. Ultimi, fermati perché dovrai, scorderello, dire in che classe di funzionamento lavora questa Classe G, tipica dei prodotti Arcam, che è una classe A e una classe AB, e quindi c'è una sezione di amplificazione in classe A e una sezione di amplificazione in classe AB che interviene successivamente. Esatto. È una caratteristica tipica degli Arcam che abbiamo riscontrato anche in altri prodotti. Esatto, dal punto di vista circuitale molto diversa da quella che abbiamo visto sul Canor. Sì, esatto. È molto diversa. Quello era un current dumping. Esatto, questo invece è un'altra interpretazione completamente diversa del circuito. Ognuno, diciamo, interpreta a modo suo questo. Sì. Ecco. Bene, allora, ora però possiamo andare? Io direi che altre cose da dire non ce ne sono. E se ci sono, le diciamo nell'ascolto, perché io tremo. Vai. Ciao. Ciao. Vogliamo far vedere prima di tutto una chicchetta che hai scoperto tu, Giulio? Trattasi di questa strana cornice che compare attorno al pannello posteriore, una sorta di tettoia. Sì. Che uno si chiede: a che serve la tettoia? Per la pioggia. Per la pioggia, naturalmente. Esatto. E invece no, non serve per la pioggia, ma serve per tutt'altro. È una cornice che contiene le antenne Wi-Fi. Eccole qua. Infatti vedete che sono collegate con dei cavetti. A questo che è il modulo Wi-Fi. A questo qui, esatto. Che è il modulo Wi-Fi. Questo invece è il tuo amatissimo modulo Bluetooth. Sì. Che ha l'antenna sul pannello frontale, e questo è molto intelligente perché il Bluetooth lo uso da davanti all'amplificatore, il Wi-Fi da dietro. Eh sì, è molto probabile. Adesso salutiamo Dave B. Dice: chi è Dave B? È il design della Streamer Digital Boa, designed by Dave B. Designed by Dave B. E noi... E qui vediamo la personalizzazione tra ST25, SA35 e SA45, e questo è l'SA45. Ma per farvi capire che cambierà sicuramente il software interno, ma la scheda è sempre la stessa fra i 3 modelli. Esatto. Questa è la scheda digitale, costruita molto bene, con una densità di componenti che ha dell'impressionante. Trasformatore toroidale che non vi possiamo far vedere perché è incapsulato, ma possiamo farvi immaginare quanto è grande perché finisce in fondo, quindi è altissimo. Sotto c'è la scheda di ingressi analogici, che infatti poi corrisponde con gli ingressi analogici. Cominciamo bene con questo piccolo condensatore da 18.000 microfarad 50 volt, piccolo appena. E poi sotto ancora c'è la sezione finale. Transistor
ha 5 piedini. Esatto. I 5 piedini servono perché il quinto piedino è il sensore di temperatura che è integrato all'interno dei transistor. Questi sono tra i migliori transistor per uso audio che esistono. Detto ciò, quindi noi abbiamo questa scheda inferiore con questo tipo di transistor, mentre invece superiormente al piano successivo, Al primo piano, e qua è più facile mostrarlo, abbiamo l'altra scheda con una diversa tipologia di transistor e con i condensatori di livellamento. Esatto, quindi questo fa la parte di livellamento di filtro perché ci sono anche 2 ponti raddrizzatori e l'uscita del trasformatore toroidale. Vediamo che le alimentazioni sono sdoppiate per i canali, quindi questo da questo punto di vista è un dual mono perché sono 6 fili, 3 e 3 6. Perfetto. Ma questa doppia diciamo sequenza di transistor sopra e sotto corrispondono a cosa? Alla classe G, che prevede una prima parte dell'amplificazione in classe A e la fanno questi transistor, e una seconda parte di amplificazione in classe AB e la fanno i transistor di sotto. Tutti fanno capo a questo enorme dissipatore. Esatto. Che stiamo vedendo. Molto molto grande, molto alto, perché ovviamente accoglie sia i transistor sotto che quelli sopra. Ok, questi invece sono i relè dell'uscita di protezione, 2 per la protezione delle casse e 2 per il power on. Quindi quando fai il power on questi provvedono ad accendere e a fare il soft start, perché altrimenti salterebbe il contatore visto quanto è grosso il toroidale. Dietro alla griglia si scorge il toroidale. L'enorme toroidale che è alto 15 cm. Sì, è veramente un mastodonte. Sì. Dopodiché, scorrendo, abbiamo sotto i connettori per i diffusori e poi sopra, in alto, tutta la sezione digitale, Sì. quindi infrarosso, USB, network, controllo, HDMI e ARC, ingressi digitali, doppio SPDIF, doppio ottico. Manca solo l'USB. Esatto. Ma glielo perdoniamo visto che non c'è bisogno Non in c'è questo bisogno. Esatto. Dopodiché la fila di tutti gli ingressi analogici, analogico 1, 2, 3 e poi c'è un analogico 4 che è l'XLR. Poi il fono MMMC, il pre-out e i 2 sub. Ci sono poi le uscite bilanciate, sub 1, sub 2, right e left. Quindi a questo punto Andiamo all'ascolto. a questo punto. Molti muscoli, Sì, esatto. Molti Amplificazione muscolare. come si diceva negli anni '80, i Esatto. primi recensori. Ciao, a tra poco. Ciao. Posso dire subito una cosa? Allora sì, poi diremo il Dirac, il DAC, tutto quello che ti pare. A me è piaciuta tantissimo la riproduzione della batteria, tanto che mi sono messo subito Supper's Ready da Seconds Out Dei Genesis. dove c'è la doppia batteria e dove anche le Kaya S12 che hanno un woofer relativamente piccolo hanno potuto esprimere al massimo il loro senso del ritmo, veramente un ascolto coinvolgente ed emozionante. Stavo però dicendo Sì. che proposito per l'anno in corso o per l'anno prossimo, Bravo. 2, Subwoofer. ad esempio questo amplificatore qua, avendo la doppia uscita per il sub, chiamerebbe proprio questo tipo di setup e quindi ci Tra sta. l'altro con il Dirac che gestisce 2 sub diversi, perché se i sub non li metto esattamente nella stessa posizione della stanza o la stanza non mi risponde esattamente nello stesso modo, ed è una cosa che normalmente succede, il Dirac riesce a gestirli in modo compensarli, Bravo, compensarli, esatto. Allora io vorrei prima di tutto porre l'accento o l'attenzione su chi ha pensato di fare questo prodotto. Sì.
Perché, Lo puoi vedere nel video, c'è un tizio con la barba che è il product manager. esatto, questo tizio con la barba e poi ancora prima chi in Arkham ha pensato e ha disegnato questo tipo di prodotto, ehm, ha pensato di rivolgersi, come tu giustamente hai detto in descrizione, a un pubblico nuovo, cioè un pubblico che ha una certa capacità di spesa, che vuole un prodotto smart, un prodotto semplice, un prodotto performante, e il suono di questo amplificatore ricalca perfettamente questo tipo di utente, questo tipo di cliente, un Sì. cliente che ha bisogno di un suono che non è quel suono che spacca il capello in quattro che amiamo io e te, che ci mettiamo di fronte alle casse e diciamo però il microcontrasto, la microdinamica, non che non ce l'abbia, ma è improntato su ti do un suono pieno, coinvolgente, ritmico, bello e che ti possa accattivare. Quindi è un suono accattivante fatto forse di più per le nuove generazioni. Sono totalmente d'accordo e secondo me con questa affermazione in pratica abbiamo un po' detto tutto della filosofia di questo prodotto. C'è poco da fare, è un prodotto destinato ad un pubblico diverso da quello che può essere l'audiofilo tipo per come noi lo conosciamo. Però io mi immagino, ad esempio, un audiofilo che fa un percorso evolutivo partendo, immaginiamo, dal Wim Amp Pro, Sì, che volesse a un certo punto crescere perché si è appassionato, in questo oggetto qua trova un Wimamp Pro al cubo, all'ennesima, sì, all'ennesima, sì, però il modo di approcciarsi sì, è molto è simile. molto simile, sì. E quindi se una persona è entrata nel mondo dell'audio da quella porta lì, sicuramente può proseguire felice con un apparecchio di questo genere, molto più felice rispetto alle cervellotiche e spesso scomode, macchinose soluzioni che noi prediligiamo e che andiamo raccontando. Certo. Quindi io da questo punto di vista non ci trovo assolutamente nulla di male. Del resto trovo sempre un atteggiamento molto stupido quello di chi dice è giusto come la penso io. No, io la penso in un modo, ma ci stanno tante altre degnissime opinioni e questa è una differente opinione. Tra l'altro, quello che tu hai detto è estremamente interessante perché guarda caso sono due prodotti che hanno un sistema di ottimizzazione ambientale. Ambientale. Saltano a pie pari quello che facciamo io e te, cioè ci mettiamo lì, facciamo il toe in, il toe out delle casse, da quanto devono stare attaccate al muro, quanto devono stare staccate, quanto il punto di fuoco è quello giusto, il cavo è quello giusto. Loro usano un sistema di correzione ambientale estremamente sofisticato perché Sì. Dirac, non ci dimentichiamo che non è da ieri che è No, uscito, sono anni e anni che si sviluppa e si sviluppa sempre meglio, adesso è arrivato a una maturità sì, sbalorditiva sbalorditiva. e quindi riescono a far esprimere al meglio l'amplificatore e le casse e i sub in qualsiasi ambiente e quindi a crearti quella, cioè con questo ci fai una festa, è potentissimo, ci Sì. fai una festa. E Sì, pensa, scusami, prego. il capovolgimento dell'approccio, no? Cioè, l'audiofilo tradizionale, cioè noi, tende a dirti, ho capito, ma è la stanza che si deve piegare alle esigenze Certo, dell'audio, certo. non il contrario. Questo invece ti dice, ma non stiamo scherzando? Eh, Tu metti le casse dove le puoi mettere, al resto ci pensa la certo, correzione acustica certo, ambientale. certo. Imbarazzante, vorrei Sì. dire addirittura imbarazzante, che suona meglio col Dirac che senza. Noi abbiamo iniziato gli ascolti con diciamo, la piattaforma di streaming, il DAC interno, e vabbè, ok, abbiamo cominciato ad ascoltare in quel modo lì. Dopodiché abbiamo fatto un giro utilizzando gli ingressi analogici, segnatamente gli XLR con il Live Micro DAC e gli RCA, gli sbilanciati con l'Aqua alla Scala MK2.
In entrambi i casi i due DAC esterni hanno dato qualcosina in più. Rilassatezza del segnale, direi, cioè come se il DAC interno dell'Arkham, almeno a me ha fatto questo effetto, fosse un po' rigido, un po' impacciato, talvolta un po' eccessivamente assertivo. Quello che mi ha colpito è che poi abbiamo fatto tutto il lavoro di ottimizzazione col Dirac, siamo ritornati alla piattaforma di streaming interno che a quel punto ha cominciato a suonare decisamente meglio. Quindi è come se l'ottimizzazione fatta con Dirac avesse smussato quelle spigolosità che quel DAC interno ha. Cosa che a me francamente è capitato raramente, perché poi gli interventi fatti in DSP, sarà che io l'ho sempre fatti in maniera differente, non con Dirac, però non era proprio garantito che ottenessero questo risultato. In questo caso sì. E allora io rispetto alla curva target proposta da Dirac ne ho fatte altre due. La cosa molto comoda di questo Arkham è che ha la possibilità di caricarne 3 di curve. Quindi quando tu hai fatto il lavoro su Dirac, gli puoi dire upload questa curva sulla macchina e tu te la carichi sullo schermo, sul Dirac, e da schermo hai la possibilità di fare i raffronti senza curva 1, curva 2, curva 3 e vedere quello che hai fatto. E tra l'altro al video, lo state vedendo in overlay, ti fa vedere la posizione del microfono e una rappresentazione grafica. Sì. Che più o meno fa capire quello che Dirac ha fatto. Sull'ascolto io direi che questa macchina sulle prime mi ha un po' lasciato perplesso. Ripeto, senza ottimizzazione, con la piattaforma di streaming. Perché utilizzando una sola parola l'ho trovata eccessivamente aggressiva, come se fosse qualcuno che mi sta un po' gridando in faccia lo stesso concetto. Ok, l'ho capito, non c'è bisogno che me lo dici in maniera così provocatoria. Questa macchina secondo me copre una fascia di potenziali utenti che probabilmente enorme. È il 75% del bacino degli utenti possibili. Non soltanto perché è bella e funzionale, non perde un colpo, non ha creato neanche un minimo problema di incertezze, perfetta, ma perché ha un suono che è un suono molto in chiave moderna. Dimenticatevi la 60 a cui facevo riferimento all'inizio, perché non c'entra assolutamente niente, cioè quel mondo di riferimenti lì lo dovete proprio mettere da parte. Questa è una macchina che è proprio nel solco della modernità, quindi veloce, guizzante, scattante, con un basso non profondissimo ma molto articolato, molto potente. Molto asciutto. Molto asciutto, e quindi nell'ambito di una macchina attuale va benissimo. Anche perché ti dirò, colma un vuoto, perché di fatto adesso esiste questo mondo economico, soprattutto orientale, e poi esiste il mondo dell'hi-fi di alto livello con la puzza sotto al naso, di cui un po' forse io e te facciamo anche parte, ma tutto quello che c'è in mezzo non mi viene in mente quasi neanche un prodotto che lo soddisfi completamente. Sì. Questo invece si rivolge sotto tutti i punti di vista a questi nuovi appassionati che, come tu hai detto giustamente, passano dall'entry level a qualcosa di più, ma che hanno bisogno esattamente della stessa interfaccia user friendly, ma di qualcosa di estremamente più performante. E questo fa esattamente la cosa giusta. Tra l'altro credo di aver sentito, di aver letto, che il gruppo Harman ha fatto proprio una ricerca di mercato estremamente approfondita, sia per fare la serie Stage di GBL e la serie Studio, sia per fare questi amplificatori, in modo da riuscire a colpire un bersaglio che è un bersaglio fino adesso poco presidiato. E io credo che ci siano riusciti, anche perché chi non vuole spendere questi soldi, ma ne vuole spendere meno e avere lo stesso tipo di interfaccia, lo stesso streamer, bla bla bla, può comprare l'SA35 che costa di meno. Non è completamente bilanciato, è meno potente, è sicuramente un po' meno performante, ma probabilmente fa il caso di moltissime persone, piuttosto di questo. Peraltro,
Noi qui dentro, vabbè, ci occupiamo di audio 2 canali, ma io mi immagino che questo amplificatore in un contesto domestico come media center collegato alla televisione funzioni anche lì funzioni molto bene alla grande. e probabilmente valorizzandone ulteriormente le caratteristiche. Eh sì, eh sì. Va bene, Va bene. un prodotto Allora, interessante, sicuramente caro prova Giulio, divertente. però estremamente divertente e che mi rassicura. Sì, Mi rassicura perché è ancora una volta un prodotto che sta aiutando noi nerd appassionati di hi-fi a dare una spinta al mercato, perché noi abbiamo bisogno di nuovi appassionati, perché poi che ne sai che magari qualcuno che compra un apparecchio del genere poi vuole fare un ulteriore salto e passare oltre, no? Questo sicuramente ci aiuta. cioè se esiste una filiera dell'audio moderna e questo apparecchio ci sta dentro a pieno titolo e mi viene da dire meno male che c'è gente che ha un approccio forse scientifico, forse molto analitico al problema di marketing di come far sopravvivere questo nostro settore, perché ripeto, io sono assolutamente convinto che la strada maestra per chiudere bottega tutti è quella di costringere Di continuare a fare come stiamo facendo. le stesse cose di sempre, Sì, cioè sì. prendere un ragazzo di 25, 30, 40 anni e dirgli guarda che se non hai 2 finali a valvole con un pre 18 non senti e Esatto. quello dice sai che c'è, uso il telefono, amen. Bravo, per sentire col Bluetooth devi accendere il ricevitore, però devi stare attento che deve stare... Va bene, allora social www.edugg.it.com, speriamo che vi sia piaciuta anche questa prova, seguiteci e dite ai vostri amici che esistiamo.